Ciao Gin Lovers, sono qui sui campi dell'azienda agricola Shimoonshine, vicino alle nostre lavande. Purtroppo l'erba è quello che è perché non piove da giorni. Oggi sembra una giornata piovosa, ma in realtà vengono giù 2 gocce e basta. Ma sono qui per parlarvi di una cosa molto importante. Nei corsi che stiamo facendo, quello che vedo che manca all'interno della produzione di un prodotto liquoristico, e nello specifico per chi vuole fare il proprio gin, è la conoscenza di una cosa fondamentale, che sono le piante aromatiche. All'interno di un prodotto come un gin o di un prodotto liquoristico come un amaro, la cosa più importante, il cuore del prodotto sono le piante aromatiche. Per questo vi chiedo di pensare quindi all'importanza che hanno le piante all'interno del vostro prodotto, perché queste sono fondamentali, sono il cuore. Un gin è composto da alcol buon gusto, quindi alcol che deve essere il più neutro possibile, ed è aromatizzato con le piante aromatiche. Quindi la parte più importante del vostro gin sono le botaniche. E questo molta gente, se non quasi tutti, non lo prendono in considerazione. Perché sono importanti le botaniche nella vostra ricetta? Perché le botaniche possono legare il vostro prodotto al territorio, perché le botaniche possono dare un'anima al vostro gin, gli danno il gusto, l'aroma, sono essenzialmente il cuore. Ma cos'è importante da sapere delle botaniche? È importante sapere la loro storia. Perché all'interno di un prodotto viene usato il ginepro, quindi all'interno di un gin viene usato il ginepro? Perché viene usato l'assenzio all'interno di un amaro? Tutto nasce dalla storia ed è importantissimo quando andate a preparare un prodotto come un gin o un amaro, un prodotto liquoristico in generale, studiare la storia, studiare quelli che sono i liquorifici, i produttori antichi, per vedere come utilizzavano le erbe aromatiche. Quindi, partendo dal presupposto che la cosa più importante all'interno del vostro gin sono le botaniche, quindi avere solamente anche un buon ginepro può creare un ottimo gin, ma tutte le botaniche sono importanti. E questo è quello che noi facciamo a Shimoonshine. Noi coltiviamo il cuore e l'anima dei prodotti liquoristici. Noi coltiviamo il cuore e l'anima del vostro gin. Perché abbiamo deciso di fare questo che ci costa tanta fatica? Perché le botaniche che si trovano sul mercato, pur buone, sono sempre le stesse. Spesso vengono da paesi lontani, quindi non sono neanche autoctone. Spesso quindi hanno dei tagli particolari, tipo il taglio tisana, dove non viene raccolto come facciamo noi solo il fiore delle botaniche, ma viene raccolto tutto, anche quello che è il tronco, e quindi la botanica prende un aroma di fieno. Vi faccio un esempio sull'elicriso. Io ho sentito alcuni gin all'elicriso che sanno di fieno, dove magari anche in etichetta viene scritto che l'elicriso viene raccolto a mano, eccetera, eccetera. Ma quei gin lì sanno di fieno perché il taglio tisana dell'elicriso, visto che viene raccolto anche il tronco, prende questo profumo di fieno, mentre l'elicriso in sé sa leggermente di curry, di liquirizia e di polline, e in distillazione è completamente diverso da quegli aromi che noi sentiamo in questi gin. Quindi anche il taglio è molto importante delle erbe aromatiche quando si va a fare un prodotto liquoristico. Un conto è utilizzare quello che è il fiore o alcune parti selezionandole, perché in alcune piante è più interessante magari la foglia del fiore oppure le bacche. Quindi bisogna selezionarli per avere un aroma particolare, altrimenti i prodotti liquoristici avranno sempre la stessa aroma. Il vostro gin avrà sempre la stessa aroma. Quindi studiate le botaniche, studiate le piante aromatiche, magari se siete anche appassionati fatevi una piccola coltivazione in giardino dove potete sperimentare come cambia il profilo aromatico del vostro gin utilizzando delle erbe aromatiche coltivate nella nostra terra. Certo, noi di Shimoonshine, e qui c'è un bombo che mi sta girando intorno perché in questo momento le lavande sono molto gettonate, non sono ancora arrivate le api perché è ancora presto, quindi c'è un po' fresco e loro si svegliano un po' più tardi, ma i bombi, che sono degli ottimi impollinatori, ci sono. Quindi provate quello che vuol dire, a differenza di utilizzare un'erba aromatica, coltivata nel nostro territorio.
È vero, noi di Chez Moonshine che prepariamo erbe aromatiche per uso liquoristico abbiamo un limite che possiamo preparare solo erbe che crescono sui nostri campi. Quindi alcune botaniche diciamo tropicali, dove tipo la cannella o altre botaniche che non crescono nel nord Italia, noi non possiamo averle, ma sul nostro campo abbiamo già una cinquantina di varietà differenti di piante aromatiche per uso liquoristico. Quindi per fare un gin sono più che a sufficienza e mixandoli insieme si possono fare tante varianti. Questo perché? Perché noi vogliamo dare la massima qualità ai nostri prodotti, perché noi pensiamo che le erbe aromatiche sia veramente quello che fa la differenza in un gin e in un prodotto liquoristico. Li coltiviamo con amore, li conosciamo, toccandole, piantandole, raccogliendole, sentiamo effettivamente quali sono i loro aromi, gli aromi delle foglie, dei fiori, della radice, perché alcune piante come l'angelico utilizziamo i bulbi, oppure come il nostro calamo aromatico, di altre come le lavande usiamo i fiori, altre come l'abrotano usiamo quindi le foglie. Questo per esempio per fare un assenzio, l'abrotano ha molto clorofilla all'interno e quindi lo utilizziamo per colorare l'assenzio. Quindi vi volevo far pensare a questo. Le botaniche sono la cosa più importante, bisogna conoscerle. Le erbe aromatiche vanno conosciute, va letto i libri di storia della liquoristica e infatti questo vi consiglio i libri di Fulvio Piccinino, dove si racconta come è nato un prodotto. Spesso e volentieri il gin, anche il gin, ma anche altri prodotti come gli amari, sono nati dalla farmaceutica, quindi erano medicinali che poi sono stati convertiti all'uso voluttuario, quindi all'uso per piacere. Quindi le botaniche sono l'anima del vostro prodotto. Provatele, testatele, studiatele, prendetevi anche i libri di erboristeria per capire come venivano utilizzati o che principi anche hanno, perché dobbiamo anche pensare che all'interno di un prodotto, per esempio un'infusione, un gin col compound, quelli che sono i principi attivi delle botaniche rimangono tutti in azione, mentre distillandolo si perdono. Quindi anche conoscendo una botanica particolare rispetto a un'altra, che effetti ha, anche perché uno deve produrre un prodotto che sia sicuro, quindi quando uno va a berlo. Quindi da noi, se venite qui ai nostri corsi, trovate le nostre botaniche sempre sul sito valtrebbia.shop, trovate i nostri link. Adesso forse sta iniziando a piovere e grazie a Dio, perché il campo ne ha veramente bisogno, quindi starò ancora qua un po' per prendermi un po' di pioggia in testa e mi fa anche bene, i fiori sono già contenti. Quindi trovate i nostri prodotti sul sito valtrebbia.shop, potete chiamarci se volete delle botaniche particolari per il vostro prodotto, potete venirci a trovare per toccare con mano i profumi delle erbe aromatiche, ma ricordatevi, loro sono il cuore del vostro prodotto. Non, quando andate a fare una ricetta, non tenetele in secondo piano, sono la cosa più importante. Studiatele, provate, coltivatele, annusatele, capitele e studiate quello che è la storia del loro uso all'interno dei prodotti liquoristici. Quindi qui dal campo di Chez Moonshine vi ricordo che ci potete seguire sui nostri social, iniziato anche quelli che sono i picnic. Il primo picnic, che poi vi posto le foto del drone che abbiamo fatto volare, è stato un successo, è piaciuto molto. Noi stiamo già raccogliendo l'elicriso perché questo tempo così caldo ci porta a avere tutte le erbe aromatiche che sono in anticipo nella fioritura. Abbiamo già raccolto l'elicriso, lo stiamo essiccando nel laboratorio, fra poco coglieremo la lavanda. Questo è un lavandino, vedete la differenza, questa è una lavanda che non si usa per uso alimentare, mentre quella che abbiamo, l'Aideco, l'angustifoglia, li abbiamo già raccolti. Quindi venite qui a conoscere le nostre erbe aromatiche, qui sul campo dell'azienda Chez Moonshine. Pensate a quello che vi ho detto, leggete i libri di Fulvio Piccinino che ha scritto anche il gin italiano, quindi è molto importante perché ha dimostrato che il primo gin è stato fatto in Italia e non come si crede in Olanda, ma era sempre un prodotto che arrivava dalla farmaceutica, perché il ginepro aveva un uso diuretico e quindi serviva per depurare il fegato. Quindi studiate prima di fare la ricetta del vostro prodotto, che sia amaro, che sia gin, che sia vermouth, che sia un liquore, e conoscete quello che è la vera base di questi prodotti, ovvero le erbe aromatiche. Meglio ancora se sono erbe aromatiche italiane,
coltivate sulla nostra terra, perché possono dare una connessione, è quello che dico sempre alle persone che vengono qui a fare i corsi: legate il vostro prodotto, qualunque sia, al territorio dove voi abitate. Cercate le eccellenze, che siano piante aromatiche, che siano anche frutti, agrumi del vostro territorio, e inseritele all'interno del vostro gin. Non solo per dare comunque un aroma eccezionale, perché sicuramente sarà un prodotto eccezionale quello che viene coltivato sulla vostra terra, ma anche per far conoscere, grazie anche alla fama che il gin ha preso in questo periodo, particolari magari coltivazioni di nicchie che sono fatte vicino a voi. Collaborate con le associazioni di promozione culturale del territorio, fate gioco di squadra e vedrete che il vostro prodotto non sarà solamente buonissimo, ma avrà anche un'anima che sarà capace di attirare persone che verranno a trovare e verranno a conoscere quelle che sono le meraviglie e le specialità della vostra parte d'Italia. Quindi, Gin Lover, vi saluto. Qui piove, non piove, speriamo che piova di più, perché ce n'è bisogno assolutamente. Siamo in crisi, io sto cercando di tenere in vita le piante aromatiche e loro di solito non hanno bisogno di acqua, quindi pensate voi. Ci vediamo al prossimo gin, vi aspetto qua sui campi dell'azienda agricola Moonshine e vi saluto. Ciao Gin Lover!